Ciao a tutti, sono Alessio Vilella, uno studente di Roma del liceo Vito Volterra. Con questo video ho l'intento di raccontarvi nel miglior modo possibile il mio anno all'estero, in America, più precisamente in Michigan. Sì, ma aspettate un attimo, prima di arrivare in America devo fare un piccolo passo indietro. Regia, rewind please. Un giorno, come tutti gli altri, senza alcun preavviso, mi scrisse su WhatsApp quella che poi sarebbe stata la mia futura mamma ospitante. Ovviamente potete immaginare le emozioni di quel momento. Detto tra noi, mia madre in quel momento era più felice di me, come se a partire fosse stata lei. Dopo quel 4 marzo la partenza si avvicinò sempre più velocemente. In pratica era tutto pronto. Il giorno della mia partenza era praticamente arrivato. La mattina del 9 agosto partì insieme a 4 ragazzi che come me stavano per cominciare una vita completamente nuova. Tra voli cancellati e scali aggiuntivi arrivai in Michigan il 10 agosto alle 6 di mattina italiane. Sì, questa era la mia faccia dopo 19 ore di viaggio. Il giorno seguente non feci neanche in tempo a conoscere la mia famiglia ospitante che cominciai subito gli allenamenti di calcio. Inutile dire che ero completamente fuori forma, anche se prima di partire non credevo sarebbe stato un grosso problema. Beh, mi sbagliavo di grosso. Infatti ogni giorno alle 2 di pomeriggio in pieno agosto ci allenavamo per ben 3 ore. Circa una settimana dopo il mio arrivo in America, arrivò il giorno della selezione. Il coach mi comunicò che avevo due scelte: entrare in seconda squadra per avere un ampio minutaggio, oppure far parte della prima squadra e lottare per la titolarità. Infatti ero rimasto colpito dalla mia determinazione in campo, ma essendo arrivato verso la fine della pre-season non aveva abbastanza dati per potermi dare delle certezze. Decisi comunque di accettare la sfida e mi comunicarono che avrei indossato la maglia numero 16. Nelle prime partite riuscivo quasi sempre a ritagliarmi un minutaggio di gioco tra i 5 e i 10 minuti. Purtroppo però quasi contemporaneamente all'inizio di stagione cominciai ad accusare un'infiammazione al periosteo. Per un periodo feci finta di niente, anche perché non mi era mai capitato nulla del genere e non sapevo neanche come alleviare il dolore. Diventò doloroso anche solamente camminare. In quel periodo però calcisticamente parlando maturai molto. Infatti osservando i miei compagni riuscivo ad imparare qualità da ognuno di loro. Purtroppo però al mio ritorno giocai veramente poco, in quanto le partite diventarono sempre più complicate. Anche fuori dal campo però ero sempre pronto a caricare i miei compagni di squadra. E l'essere un leader fuori dal campo mi viene riconosciuto dal coach alla cena finale di squadra. Concludemmo la stagione arrivando in finale di conference, competizione calcistica che la scuola non era mai riuscita a vincere. Il sogno purtroppo finì ai rigori, dove perdemmo 4-5. Eravamo praticamente ad un passo dalla storia. Per rimanere al passo con il programma italiano di matematica e scienze, decisi di seguire i rispettivi corsi di livello più alto che la scuola offriva. Tra le altre materie seguì anche letteratura e grammatica inglese, fisica, robotica e sollevamento pesi. Sì, avrei sentito bene. E infatti tutte le scuole presentano una o più palestre, con lo scopo di far migliorare i propri studenti anche sul lato atletico. E infatti la maggior parte dei ragazzi prende borse di studio proprio per il loro rendimento sportivo. Nei trimestri successivi, oltre a chimica e matematica, studiai anche psicologia, contabilità, storia americana, fotografia e cinema. Tutte materie che se fossi rimasto in Italia non avrei mai avuto la possibilità di approfondire. Inoltre c'erano materie ancora più particolari, come falegnameria, officina, canto ed orchestra. Dopo le prime 3 ore di scuola, ad ogni studente viene assegnata una classe della durata di 30 minuti, che viene chiamata Pride Time. Durante questo tempo gli studenti possono avvantaggiarsi dei compiti o conversare con i propri compagni per staccare dalla lezione precedente. Infatti è proprio qui che ho conosciuto gli altri exchange students che poi sarebbero diventati miei amici. Inoltre il Pride Time può essere utilizzato dai professori per spiegarti qualcosa che magari durante la lezione non avevi capito, oppure per farti finire un test. In più il rapporto con i professori è completamente diverso da quello a cui siamo abituati qui in Italia. C'è profondo rispetto da entrambe le parti
e un rapporto molto più personale. Io stesso ho avuto professoresse fantastiche con cui tuttora sono in contatto. Per esempio la mia professoressa di chimica si offrì di portarmi alle 8 di mattina di sabato a svolgere un esame ad una scuola lontana circa 30 minuti da casa sua. Oppure ancora, la mia Pride teacher invitò tutti noi exchange students a pranzo a casa sua per passare un pomeriggio insieme. Durante l'anno scolastico decisi anche di studiare per ottenere le certificazioni AP e SAT, utili nel caso in cui volessi continuare i miei studi all'estero. La scuola inoltre mi inviò un certificato di eccellenza scolastica per aver mantenuto i voti alti tutto l'anno. Sicuramente in Italia abbiamo una preparazione molto più impegnativa e importante, ma è vincolata ad un numero troppo limitato di materie e sappiamo bene che scegliere un indirizzo formativo dopo la fine delle medie è una scelta che da soli è quasi impossibile compiere. Ladies and gentlemen. Un altro aspetto davvero speciale della scuola americana è lo sport. Guardare le partite di basket e di football è stata un'esperienza speciale. Sedersi nella sezione studenti e cantare i cori tutti insieme della scuola dava un senso di appartenenza ineguagliabile. E per non dimenticare le partite contro le squadre rivali. E ricordo che una volta durante una gara di nuoto trovammo una lavagnetta su cui erano scritti i risultati degli ultimi 5 anni contro di noi, in cui loro ne uscivano sempre sconfitti. Era praticamente un'ossessione, ma anche organizzarsi con gli amici per andare a vedere le partite in trasferta è stato super divertente. Per ogni partita c'era una giornata a tema diversa. Per esempio, alla prima della stagione di football ci vestimmo tutti con i colori dell'America, un po' di rosa, di viola, di verde, di rosso, tra l'altro l'unico vestito color crema, ma andiamo avanti, con vestiti catari frangenti e così via. Un altro aspetto di cui siamo quasi tutti a conoscenza è la presenza dei balli scolastici. Infatti tutti i film, le serie TV che trattano di vita liceale americana vengono mostrati i balli della scuola. Balli di coppie, lenti e magari un po' di musica da cantare. Beh, la realtà è molto diversa da questo. Ne ebbi la conferma con l'organizzazione del primo ballo, il ballo d'autunno, The Homecoming. Prima del ballo infatti si cena insieme ai propri amici e al proprio date, ovvero alla ragazza con cui hai chiesto di andare al ballo insieme. Una volta finita la cena, si arriva a scuola, dove inizia la vera e propria festa. Una vera e propria serata di discoteca. Nulla di più, nulla di meno. In seguito al periodo natalizio, alcune scuole organizzano anche il ballo d'inverno, o snow coming, molto simile a quello d'autunno. Le cose cambiano però durante la primavera, periodo in cui viene organizzato il ballo più gettonato dell'high school, il prom. Questo ballo è diverso dagli altri, infatti la partecipazione è limitata agli studenti del penultimo e dell'ultimo anno e l'organizzazione avviene fuori dalla scuola. Per esempio, noi andammo in un museo di aviazione. C'erano aerei ovunque, simulatori di volo e una giostra con delle mongolfiere. Circa dopo 2 settimane dalla fine della stagione di calcio iniziò quella di nuoto. Della squadra non conoscevo praticamente nessuno, se non un ragazzo con cui facevo calcio e mio fratello ospitante. L'inizio della stagione fu tutto tranne che entusiasmante. Gli allenamenti di nuoto duravano 2 ore e mezza e i ritmi erano altissimi. Pur facendo pallanuoto da 9 anni, quando tornavo a casa ero straziato. Fino alla fine delle vacanze di Natale cercai di migliorare nei diversi stili, nei tuffi e nelle virate. E dall'inizio di gennaio fino alla fine di febbraio la nostra squadra gareggiò 16 volte. C'erano periodi in cui avevamo 3 gare in una sola settimana. Far parte della squadra di nuoto è stata una delle esperienze che ho più apprezzato durante la mia permanenza in America. Nella squadra c'era una complicità e una chimica che avevo riscontrato poche volte nella mia vita. Quando uno di noi gareggiava, il resto della squadra si trovava alla fine della corsia per incitarlo come se fosse questione di vita o di morte. E fidatevi che anche se non sembra, chi nuota lo sente e lo vede anche. Poi il supporto del coach è stato incredibile. Era un padre per tutti noi.
Mi sentivo così soddisfatto di aver fatto parte di quella squadra che al banchetto di fine stagione decisi di tenere un discorso. In quel momento fu difficile rimanere lucido e continuare a parlare senza singhiozzare o piangere. Un attaccamento così forte ad una squadra era un sentimento nuovo per me. Paradossalmente, la barriera linguistica in America mi permise di essere più estroverso. Forse perché sapere che avrei abbandonato quella vita e quelle persone mi diede un senso di spensieratezza forte come non mai, permettendomi di esprimere al meglio chi sono. È anche vero che durante la stagione di nuoto attraversai il periodo più difficile di tutto l'anno, in cui passai delle vacanze di Natale atipiche, ebbi l'incertezza di continuare il nuoto o meno, salutai il mio migliore amico che tornava in Italia dopo 6 mesi in America e la forte mancanza di casa. Anche nuotando solo per 3 mesi vinsi la staffetta dei 200 yard rana e arrivai in conference 11° ai 200 yard misti e 8° ai 100 yard rana. Con la fine della stagione di nuoto, 2/3 dell'anno all'estero erano praticamente andati. Decisi quindi di entrare nella squadra di atletica. Ancora ricordo il primo allenamento con il kiwi del Frosinone a correre sotto la pioggia. Non sapevo neanche se volessi gareggiare nelle corte, medie o lunghe distanze. Tornato con la mia famiglia ospitante dallo Spring Break a Panama City Beach, in Florida, arrivò la prima gara. Quel giorno gareggiai nei 4x800 metri, negli 800, nei 1600 e nei 3200 metri. Diciamo mi resi subito conto dell'insostenibilità dei 3200 metri. Insomma, gli 8 giri di campo non mi fecero proprio impazzire. Decisi quindi di focalizzarmi sugli 800 e i 1600 metri. In più, il coach mi propose di affiancare alla corsa un'altra disciplina, come il lancio del peso, il lancio del disco, il salto in lungo, in alto o con l'asta. Io scelsi il salto in lungo. Purtroppo però, lo stesso infortunio che aveva interrotto la mia stagione di calcio si ripresentò. Stavolta però sapevo come trattare il dolore. Infatti il più delle volte riuscivo a correre senza troppi problemi, ma al momento di allenarsi per salto in lungo non ero neanche più in grado di correre. Infatti riuscii a malapena a fare 3 allenamenti di salto. Proprio per questo motivo tutti i miei salti non furono competitivi con quelli degli altri atleti. Penso di aver corso più in quei 3 mesi che in tutto il resto della mia vita. Mentre calcio e nuoto erano sport che bene o male sapevo fare, atletica era completamente nuova. Stavolta neanche i miei migliori tempi mi permisero di qualificarmi per la conference. Anche in questo sport però ho conosciuto tante persone e tra queste alcune veramente fantastiche. Mentre gareggiavo, i miei compagni e l'allenatore urlavano "Let's go Alessio, faster, catch him!" E anche se non ero tra i più veloci della squadra, mi sono sempre sentito accolto come un fratello. Se perdevi, perdevano anche i tuoi compagni. Se vincevi, beh, era come se vincessero anche loro. Ogni contatto con la realtà come se fossi fatto per la metà del tempo, anzi. Il 25 maggio del 2023 partecipai a una delle esperienze più belle di tutto l'anno in America. Infatti, in quel di maggio mi diplomai insieme a tutti gli altri senior. Quella stessa settimana i miei genitori e i miei fratelli erano appena arrivati in America per conoscere la mia famiglia ospitante e familiarizzare con la vita di tutti i giorni che ormai facevo da 9 mesi. Rivederli dopo così tanto tempo mi ha lasciato delle sensazioni che non avevo mai provato prima. Dopo mesi di videochiamate mi ero dimenticato cosa si provasse a stare insieme alla propria famiglia. È stato strano anche far riconoscere la vita che mi ero creato lì, da solo, con le mie scelte. Veder parlare la mia famiglia con quell'ospitante è stata come vivere in un multiverso in cui sono entrambe 2 famiglie, ma l'una non conosce l'altra. In quella settimana mi resi conto di quanto i miei fratelli fossero cresciuti e di come la loro vita fosse andata avanti anche senza di me. Uno di quei giorni decisi di portare con me a scuola mio fratello per mostrargli quello che facevo ogni giorno. Lo feci mimetizzare con un giacchetto della scuola e infatti nessuno si accorse della sua presenza. Poi arrivò il giorno della graduation. La cerimonia venne organizzata sul campo di football, così da poter ospitare sugli spalti i genitori, parenti e amici di tutti noi senior. A coppie venivano fatte entrare in campo. Piano piano ogni fila veniva richiamata ed uno alla volta i senior ritiravano il proprio diploma. Venne chiamata la prima, poi la seconda, poi fu il turno della mia. Mentre mi alzavo, vedere quella folla immensa alla mia sinistra mi diede una forte scossa adrenalinica. Poi lo speaker disse: Alessio Villela.
Da lì in poi non sentii più nulla. Dai video si sentono i miei amici gridare il mio nome e la mia famiglia applaudire, ma le mie orecchie percepivano il nulla più totale. Quella cerimonia rappresentò la fine di un percorso, la scena finale di un film, la consegna di un libro ad una casa editrice che deve poi stamparlo e pubblicarlo. Il mio anno scolastico in America era ufficialmente terminato. Ovviamente non potevo andare via dall'America senza provare qualcosa di veramente americano. E cosa c'è di più americano di un'esotica competizione di powerlifting? La mia famiglia ospitante era solita partecipare a questa tipologia di gare e verso fine aprile mio padre ospitante mi iscrisse insieme a loro ad una competizione di powerlifting per fine giugno. Appena finita la scuola e atletica cominciai ad andare in palestra tutti i giorni. Dovevo imparare tutte le regole della competizione e migliorare la mia tecnica di esecuzione in sole 3 settimane. La competizione comprendeva i 3 fondamentali, lo squat, la panca piana e gli stacchi. Il tempo passò in fretta e il giorno della gara arrivò. Mentre per lo squat la gara andò abbastanza bene, infatti riuscii ad alzare circa 90 kg, per panca piana non andò benissimo. Appena finita la gara di squat mi sentii stanchissimo, come se avessi perso tutta l'adrenalina che avevo in corpo. Infatti finì la gara di panca piana con un solo sollevamento valido, da 60 kg, in quanto non riuscii a sollevare i 2 seguenti lift da 70 kg. A quel punto mi sentivo molto demoralizzato. La mia famiglia ospitante cercò di tirarmi su in qualsiasi modo, ma non ci riuscì. Sapevo però che dovevo riprendermi, in quanto la gara di stacchi doveva ancora cominciare. Ancora frustrato, riuscii a completare il primo lift degli stacchi da 100 kg, senza troppi problemi. Solo una cosa poteva aiutarmi, la musica. C'era una canzone in particolare, una canzone che mi aveva sempre aiutato al momento degli stacchi in palestra. E in gara, mentre aspettavo il mio turno, la ascoltavo a ripetizione nelle mie cuffiette. Riuscii a sollevare 125 kg e poi 133. Avevo già superato di netto il mio ultimo massimale. A quel punto mi diedero la possibilità di fare un quarto sollevamento per stabilire il record in Michigan nella mia categoria, ben 140 kg, poco più del doppio del mio peso corporeo. Avevo piena fiducia in me stesso, sapevo di potercela fare. Sarebbe stata l'ultima prova che avrei dovuto superare, l'ultima scalata prima di tornare a casa. Quel lift rappresentava un po' tutte le difficoltà che avevo dovuto affrontare durante quell'anno, così diverso dagli altri. Dopo l'ennesima pacca sulla schiena del mio fratello ospitante, mi avvicinai al bilanciere. Anyways, thank you Ashton. Comunque, torniamo a noi. Mentre sono in posizione davanti al bilanciere, sento gli altri atleti incitarmi, ma poi una voce inconfondibile. In fondo sapevo che l'avrebbe detto, ma un piccolo sorriso mi scappò lo stesso. Sentivo anche le mani della mia famiglia ospitante su quel bilanciere. Era pesante sì, ma mentre lo alzavo capii che ce l'avrei fatta. Quel giorno avrei voluto continuare. Sentivo che avrei potuto fare un quinto lift e superare nuovamente il record che avevo appena stabilito. Ma andava bene così, un passo alla volta. Oh, siamo arrivati alle conclusioni. Ma cosa posso dire? Ma la vera domanda è: perché tutto ciò deve avere una conclusione? Questa esperienza non si è mai veramente conclusa, perché questa è la mia vita. Quello che è successo in questo anno mi ha cambiato e continuerà a farlo nel tempo. Per questo dargli una conclusione è forzato. Mettersi in gioco è il vero significato di questa esperienza. Conoscere persone strabilianti e rimanere in contatto con loro anche dopo essere partito. Dopo un'esperienza del genere non puoi essere lo stesso. Io sono soddisfatto di come sei riuscito ad affrontare ogni situazione. Con il viaggio di ritorno, oltre ai bagagli pieni di vestiti, ho portato con me più consapevolezza, indipendenza e sicurezza di applicare alla vita di ogni giorno. Grazie mille per l'attenzione.